Ciao ragazzi! Ci sono leggende urbane così ben radicate nell'immaginario collettivo che finiscono per essere considerate realtà. In molti siamo caduti in questo errore, almeno una volta nella vita. Più raro invece è il caso di un fatto autentico che viene considerato semplicemente una leggenda. Il caso che vi racconterò oggi potrebbe rientrare in questa categoria. Dico potrebbe perché non esiste ancora la prova definitiva del fatto che ciò che si dice da anni su questo videogame sia effettivamente una realtà. Si tratta di uno dei misteri irrisolti più famosi quando si parla di videogiochi e oggi ve lo farò conoscere. Ecco quindi Words.com, una setta segreta in un videogioco online abbandonato. Immaginate cosa debba aver significato nel lontano 1995 l'uscita del primo Life Simulator, ossia un videogame online che permettesse ai giocatori di vivere una vita virtuale, dove era possibile essere chi volevi, fare quello che più desiderassi ed interagire con utenti attorno a te. In quell'anno uscì la prima beta di Words.com, un vero e proprio mondo abitato da persone reali, che davano vita ad avatar personalizzati. Non si trattava di una semplice chat, ma di un ambiente in 3 dimensioni, dove era possibile fare davvero di tutto. Il limite era l'immaginazione. Alla fine degli anni 90, Words.com era già un gran successo e nel 2000 venne migliorato ulteriormente. Nel gioco gli utenti avevano la possibilità di creare il loro universo personalizzato, utilizzando uno strumento chiamato World Shaper, modellatore di mondi. Per capirci, i giocatori potevano creare il loro server privato, costruirvi dentro quello che desideravano e invitare altri giocatori attraverso un file scaricabile, che era accessibile da un database contenuto all'interno del World Shaper stesso. Al giorno d'oggi, grazie a un'accurata ricerca, è ancora possibile trovare online alcuni dei file scaricabili, ma ormai sono molto rari. Ad ogni modo, questa particolare caratteristica di Words.com lo rese ancora più popolare ed è importante altresì per capire la vicenda di cui stiamo parlando. Come dicevo, nulla sembrava poter compromettere il grande successo del titolo, sviluppato dall'azienda Words Inc., che era diventata nel frattempo un gigante nel settore dei videogiochi, ma i suoi dirigenti peccarono di presunzione. In breve tempo nacquero altri titoli simili di miglior qualità e dotati di funzioni più avanzate, e men che non si dica, Words.com venne messo da parte. L'afflusso di utenti diminuì, fino a ridursi a tal punto da rendere il gioco noioso, e il suo momento di gloria finì. Ci si sarebbe aspettati da un momento all'altro che l'azienda dichiarasse la bancarotta e chiudesse fino all'ultimo server, ma questo non avvenne mai. Anzi, per quanto possa sembrarvi strano, ancora oggi il gioco è scaricabile e vi si può accedere, ed è da qui che inizia il mistero. Passarono circa 10 anni dall'abbandono di Words.com da parte del pubblico. Era il 2012, quando un utente anonimo su 4chan lo riportò alla luce, in un post dove raccontava l'inquietante esperienza vissuta al suo interno. Lui e alcuni amici erano venuti a sapere dell'esistenza di un server ancora attivo di Words.com e, incuriositi, avevano deciso di registrarsi ed esplorarne il contenuto. In generale si aspettavano un completo deserto, ma arrivati nella lobby principale rimasero sorpresi di vedere alcuni avatar in movimento. Cosa ci facevano delle persone lì dopo così tanto tempo? Anche loro dei curiosi oppure semplicemente dei nostalgici? Poi ecco avvicinarsi a loro un avatar diverso dagli altri, dall'aspetto quasi diabolico. Il suo nome era Nexialist. Resosi conto di trovarsi di fronte a degli utenti nuovi, lo spaventoso avatar li invitò a seguirlo attraverso una serie di sale dall'aspetto enigmatico. Ce n'era una ambientata nello spazio, un'altra piena di simboli esoterici e addirittura una dove sembrava si stesse realizzando una sorta di rituale. In tutto questo, Nexialist non conversava con loro, si limitava a mostrare gli elementi delle sale in silenzio. Poi, di improvviso la richiesta da parte sua di potergli inviare dei file audio attraverso la funzione di chat vocale.
Nessuno ha mai avuto modo di registrare gli audio di Nexialist, ma si trattava di grida, urla disperate, suoni assolutamente disturbanti. A quel punto i due amici, più spaventati che divertiti, interruppero la connessione e decisero di non ripetere l'esperienza. Ma è sotto a quel post che si scoprì un fatto ancora più inquietante. Nexialist non si era comportato così solo con loro, ma con tutti quelli che si erano avvicinati al gioco per la prima volta. Il modus operandi di Nexialist era sempre uguale per tutti. Sembrava quasi che coinvolgesse i nuovi arrivati in una sorta di rituale, un rito iniziatico, e l'associazione con una possibile setta fu immediata. In breve, si iniziò a parlare di Words.com come del rifugio dove veniva praticato un culto segreto, eppure la maggior parte degli internauti considerarono queste dicerie sul gioco l'ennesimo creepypasta, e il tutto venne etichettato come semplice leggenda urbana. Ma c'è una domanda da farsi. Se Words.com è ormai un videogioco superato, morto e sepolto da più di 20 anni, perché qualcuno dovrebbe assumere il costo dei server per mantenerlo attivo ancora oggi? Perché non eliminarlo dalla rete una volta per tutte? In effetti, come ben saprete, mantenere i server per far funzionare un videogioco del genere ha un prezzo e non particolarmente economico. Ciò avrebbe senso solo se quel videogame avesse ancora una funzione. Ma se non è quella di videogioco, quale sarebbe attualmente? È possibile quindi che la leggenda urbana abbia un fondo di verità? Quel mondo virtuale potrebbe davvero essere il luogo di ritrovo di un circolo di persone che condividono lo stesso ideale, magari illegale, e interagiscono in totale sicurezza, protetti da un cumulo di bit. In quel caso, quella che è sempre stata considerata una storia senza fondamento si rivelerebbe un'oscura realtà. Tuttavia, un semplice server, mantenuto attivo per più di 20 anni dopo il fallimento di un videogioco, non può essere l'unica prova a sostegno di questa teoria, e neppure lo strano comportamento di un utente dal nome Nexialist. Ed è qui che entra in gioco un ultimo utente di Words.com, la cui storia è ancora più enigmatica e potrebbe dar credito alla teoria della setta. Il suo nome è Gimli. Gimli venne nominato per la prima volta in un blog scritto da un certo George Costanza, che veniva usato come un diario della sua vita all'interno di Words.com, quando ormai era un gioco in disuso. Ricordate quando dicevo che su Words.com era possibile creare il proprio mondo personalizzato ed invitare altre persone ad accedervi scaricando un file? Ebbene, ce n'era uno creato da un certo Gimli che si differenziava dagli altri, fino al punto da risultare estremamente inquietante. Nel mondo di Gimli erano presenti 30 sale, piene di fotografie reali di utenti. Nel suo blog George racconta che, arrivato nei pressi delle sale, venne intercettato da un altro utente di nome McGaelic. Affermava di essere appena arrivata su Words.com, ma si sapeva che fingere di essere un principiante era spesso una tecnica utilizzata per catturare l'attenzione dei nuovi arrivati. E il tutto si faceva ancora più strano nel momento in cui si osservava con più attenzione quelle fotografie presenti nelle sale. In alcune di esse sembrava addirittura che la persona fosse stata vittima di uno stalker. Ce n'erano altre dove gli utenti apparivano in situazioni imbarazzanti, e una sala era piena di fotografie dal contenuto erotico, ma tutte quelle foto erano state consegnate di spontanea volontà dagli utenti a Gimli, e per una ragione ben precisa: per entrare a far parte del suo network segreto. Sì, perché l'informazione più importante che George aveva ottenuto da McGaelic è che Gimli aveva un circolo al quale si poteva accedere solo inviando fotografie personali. Ma lo scopo di questa associazione segreta non è mai stato scoperto. Quindi abbiamo un utente, Nexialist, che viene considerato il leader di una setta, ma anche un personaggio che si dedica a collezionare foto di utenti che sembrano costituire un ottimo materiale per mantenerli sotto controllo o, all'occorrenza, ricattarli. Elementi questi tipici di una setta che vuole assicurarsi la fedeltà dei suoi membri. Fino a prova contraria, però, si tratta solo di congetture che nessuno ha potuto mai confermare definitivamente. Tra l'altro, Nexialist
più che il vero leader di una setta, ha l'aria di essere un troll, un ragazzo che si divertiva a spaventare i nuovi arrivati e si era inventato questo aspetto oscuro del videogioco. Erano in molti ad affermarlo e credo proprio che questo punto sia più che plausibile. Ma che dire invece di Gimli? Con che proposito attirava persone nel suo circolo? Ma soprattutto, qual era la missione di detto circolo? Perché tutta questa segretezza? Di ipotesi ne sono state fatte molte e c'è ancora chi difende a sparatratta l'idea che fosse lui il leader di un culto segreto che si è formato nei meandri di internet e addirittura che Nexialist potesse essere un suo collaboratore. Purtroppo però rimarrà un mistero irrisolto. Sì, perché ormai Nexialist e Gimli sono un lontano ricordo. Se accediamo a words.com oggi, troveremo un mondo ormai deserto, desolato, dove è davvero difficile o impossibile trovare altri utenti attivi. E nel momento in cui qualcuno dovesse incrociare il nostro cammino, sarebbe quasi di sicuro un altro nostalgico entrato nel gioco per curiosità. Ma c'è ancora un mistero da risolvere, quello che in fondo ha dato il via al caso. Se words.com è un gioco ormai superato, presumibilmente abbandonato da tutti, perché mai qualcuno dovrebbe ancora investire del denaro per renderlo giocabile? Perché è ancora online? Thomas Kedrin, il creatore del videogioco, ha un'ottima ragione per farlo, ed è ben lontana da quella che ci si potrebbe aspettare in questa sede. No, Kedrin non sta pagando per dare un luogo di culto sicuro e segreto alla famosa setta, ma perché è un noto patent troll e ancora oggi guadagna grandi cifre sfruttando il brevetto di words.com. Lasciate che vi spieghi cosa sia un patent troll. In italiano lo possiamo definire un troll dei brevetti, una persona che sfrutta un brevetto in suo possesso per denunciare altre compagnie che lo violano e ricavare profitto dalle cause vinte. Normalmente i brevetti di un patent troll sono molto imprecisi e danno adito a un'ampia interpretazione. In questo modo è molto più facile individuare le presunte irregolarità dei concorrenti e portarli di fronte al giudice. Nel caso di words.com, il brevetto registrato a suo tempo recita così: sistema e metodo per consentire agli utenti di interagire in uno spazio virtuale. La presente invenzione fornisce un'architettura altamente scalabile per un sistema tridimensionale grafico, interattivo e multiutente. Una pluralità di utenti interagisce nello spazio grafico tridimensionale, generato dal computer, a cui gli utenti accedono attraverso un client. Si visualizza così un mondo virtuale dalla prospettiva di quell'utente. Il mondo virtuale mostra avatar che rappresentano gli altri utenti vicini all'utente che sta visualizzando quel mondo. Cosa vi fa pensare a un brevetto di questo genere? Una descrizione troppo generale, vero? Ma che sia stata redatta in questo modo aveva uno scopo ben preciso, perché da quel momento Words Inc. ha potuto denunciare moltissime altre aziende che utilizzano lo stesso sistema. In pratica, tutte quelle il cui prodotto consiste in un mondo virtuale dove interagiscono personaggi virtuali. Guardate i risultati che otteniamo ricercando Words Inc. Patent Infringement, cioè violazione del brevetto di Words Inc. Ora, considerate che la maggior parte di queste cause sono state vinte da Words Inc. Beh, direi che adesso l'investimento necessario per mantenere il gioco attivo è una piccolezza in confronto al guadagno potenziale e quindi ha un senso. Per concludere, possiamo affermare che words.com fosse il luogo di incontro di una setta segreta? Beh, credo che non ci siano sufficienti prove per affermarlo con certezza. Questo non toglie però che possa essere stato utilizzato per attività illegali o al limite della legalità. In fin dei conti, il videogioco forniva uno spazio virtuale, non soggetto a nessuna norma specifica, il luogo più adatto per chiunque avesse bisogno di scambiarsi informazioni lontano da occhi indiscreti. E tu cosa ne pensi? Quella di words.com deve rimanere solo una leggenda? O sei dell'idea che possa davvero essere stato il quartiere generale di una setta? Fammi sapere la tua opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.